Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato all'Oathbreaker, proseguendo nella nostra disamina di un formato che ha raggiunto il riconoscimento dalla casa madre, premiando l'impegno dell'associazione no profit Magic Kids che lo ha ideato. Allarghiamo la color pie a 2 colori, quelli Boros della precedente puntata, planando su quelli Bant, con un viandante nella zona di comando che a prima vista non offre dei vincoli particolari, lasciandoci spazio per sperimentare build anche molto diverse tra loro. E però la signature spell a darci qualche indizio in più su dove vorremmo andare a parare con questa lista, tanto più che sarà infarcita da una delle tribe più potenti e subdole mai concepite nel mondo di Magic, i Tritoni, esseri infidi e sguscianti, pronti a colpire senza farsi intercettare. Questa volta vi parleremo di Tamiyo, Field Researcher e Aquites Will. Viste le peculiarità del formato, nella zona di comando abbiamo un Planeswalker come comandante con una signature spell che potremo castare solo quando avremo in campo il nostro Oathbreaker. Se il nostro Oathbreaker ci offre un mix di abilità che possono darci molto se abbiamo creature in campo e un piano agro da salvaguardare, nella signature spell andiamo a dare consistenza a una delle caratteristiche principali della tribe dei Tritoni, ovvero passaisole, acquisendo un'evasività invidiabile per insidiare i punti lealtà degli altri viandanti. Iniziamo ad analizzare Tamiyo, Field Researcher, che al costo di 4 mana, uno generico, uno verde, uno bianco e uno blu, per 4 punti lealtà, ci offre 3 abilità attive, di cui uno ultimate molto potente. L'abilità con il +1 dice: scegli fino a 2 creature bersaglio, fino al tuo prossimo turno, ogni qualvolta una di quelle creature infligge danno da combattimento, pesca una carta. L'abilità con il -2 recita: tappa fino a 2 permanenti non terra bersaglio, non stappano durante il prossimo stop dei rispettivi controllori. Infine con il -7 abbiamo pesca 3 carte, ottieni un emblema con puoi lanciare carte non terra dalla tua mano senza pagare il loro costo di mana. La nostra signature spell invece si preoccupa con un meccanismo di segnalini inondazione di convertire una terra in isola, in aggiunta agli altri tipi, permettendo in sinergia con i Tritoni a disposizione di colpire indisturbati il nemico di turno, oltre a pescare una carta in modo condizionato, un plus non di poco conto in un formato da 60 carte. Con questa accoppiata abbiamo così gettato le basi per il nostro mazzo, ma il bello deve ancora venire, con le restanti 58. Vista la natura tricolore della nostra Tamiyo Field Researcher, abbinata a una signature spell Aquites Will che va a valorizzare la tribe dei Tritoni, uno si potrebbe chiedere come mai una scelta di un color pie così ampia per un tipo creatura tipicamente assimilate solo al blu. In realtà nei molti set recenti del passato alcuni colori ci offrono dei titoli ottimi, come il verde, nel caso di Deathproof Champion, Deathproof Elite, Kumena Speaker e Kumena Tyrant of Osaka, che puntano a ingrossarsi anche di molto con un'ottima resa in campo con poco mana da investire. Anche Tide Shaper offre un effetto simile, ma è decisamente più importante, visto il piano del mazzo, trasformare una terra avversaria in un'isola per rendere il resto del nostro board evasivo e letale al punto giusto. Non mancano poi, anche con qualche carta bianca, effetti per avere dei token, come con Birthing Brute, Deathtooth Waters, Skybrook Schoolmaster e Summon the School, così da avere sempre in campo di gioco ricco sia di paranti sacrificabili che di abitanti aggiuntivi alla bisogna. Ci sono poi alcune scelte di contorno come Gaia Skyfolk per avere un volante estemporaneo e Judge of Currents per acquisire preziosi punti vita con il tab dei nostri Tritoni in campo, per arricchire e variare il mix di creature ed effetti in linea con il nostro game plan. Parlando poi di creature evasive, iniziamo a citare Kondai Selkie, che con il suo passaisole ci garantisce nuove carte, il che è sempre un bene per un mazzo a base creature che solitamente sacrifica questo aspetto per una maggiore aggressività. Di certo i molti lord presenti nella tribe, tra Lord of Atlantis, Master of the Pearl Trident, Melfort Mixbender, Meru Gerogery e Vodalian X-Catcher, ci daranno statistiche in campo ottime e un'evasività diffusa a tutti i pezzi in campo, così da risultare sempre incisivi per salire sul carro dei vincitori. Puntando con questi Tamiyo, Field Researcher e Aquites Will a costruire un board corposo ed evasivo di tanti Tritoni, è chiaro che in un formato multiplayer non possono mancare mezzi per tutelare il nostro piano di gioco, accrescendo risorse e mezzi atti a proteggere la nostra azione. Come effetti per avere più mana colorato in fretta adotteremo una creatura versatile come Bird of Paradise e un paio di sassi, Arcane Signet e Commander Sphere, cercando di avere presto strumenti per fissare le mana, su una base tricolor non certo facile da addomesticare in fretta. Come pietra angolare per scontare i costi di lancio dei molti Tritoni a disposizione useremo con profitto Herald Vial, un grande classico delle liste basate su questa tribe, visto il costo fino a 2 di buona parte delle nostre carte migliori, in primis i vari lord a disposizione. Come elementi per dare benzina in mano con nuove carte useremo Silverjig Update e Ristic Study, quest'ultimo ottimo in un contesto multiplayer dove non faticheremo ad attivare il suo prezioso effetto.
Per proteggere e a volte rendere evasivi i nostri tritoni potremo utilizzare con profitto Sig River Guide, un Settled Marine e Heroic Intervention, una magia ormai indispensabile perché punta a costruire un campo di battaglia ricormo di creature aggressive. Per acquisire vantaggi a tutto tondo useremo uno dei tritoni più noti nel contesto multiplayer, Thrasios Triton Hero, oltre a una carta come Once Upon a Time, che a inizio partita ci può offrire un boost non di poco conto per accelerare la nostra azione. Infine, visto che puntiamo ad essere proattivi nell'azione, avremo a disposizione come rimozioni solo Bogeo Endurance e Patto Exile, perché il nostro motto sarà quello di eliminare in fretta direttamente l'avversario problematico, senza starci troppo a girare intorno. In un formato ancora non ben delineato, mentre appaiono chiari i mezzi e le finalità della nostra build, emergono alcune carte di contorno che possono veramente fare la differenza e che meritano un approfondimento a parte viste le loro peculiarità. Per supportare maggiormente i lore presenti nel mazzo aggiungiamo tra le 60 Metallic Mimic, una carta adatta a tutti gli archetipi a base tribe e che qui non può che fare bene, vista la nostra propensione a popolare il board di tanti tritoni. Come ulteriore strumento per proteggere il nostro board, oltre a fornirci un buon motore di vantaggio carte, Svilion on Sea e Sky, risulterà fondamentale viste le tante abilità che porta in dote, da considerarlo come una scelta obbligata vista l'amore di tritoni che avremo sempre in campo. Per la nostra sete di mana abbiamo poi un'icona di questa tribe, Hullbreacher, tanto forte da essere bannata in EDH che qui può essere impiegata con profitto soprattutto per la sua imprevedibilità, vista la sua keyword flash, di certo inaspettata per un mazzo aggro. Infine, come somma di tutto quello che può desiderare questa lista, c'è Emperor Mile II, che con una sola carta racchiude diversi effetti, dalla card selection al vantaggio carte vero e proprio, persino al generatore di token, insomma al massimo per un tritone iconico che darà grande lustro alla nostra azione. Visto il potenziale offerto da questo Outbreaker e dai suoi colori, ricchi di magie molto potenti, potremo, senza grossi sforzi, abbinare una signature spell differente nella nostra zona di comando, così da variare anche di molto l'assetto della lista. Se vogliamo una lista meno orientata a una fase agro, sfruttando al meglio i colori offerti dall'Outbreaker, potremo utilizzare Broker's Confluence, che ci offre in un'unica carta ben 3 effetti alla bisogna, di cui uno, proliferare, è sempre molto interessante con il nostro viandante in campo. Potremmo anche scegliere la via di un tutore nella zona di comando con Mystical Tutor, così da rendere più criptica la lettura della nostra lista agli avversari, potendo spaziare tra le molteplici magie istantanee e stregoneria che il nostro Color Pie ci offre copioso. Queste sono alcune delle scelte possibili, ma mai come in questo caso, con una diversa signature spell, si può cambiare assetto al nostro mazzo, anche in profondità, per un deck building sempre diverso e intrigante, anche solo con pochi accorgimenti mirati. Siamo arrivati al termine di questa disamina che vede nella zona di comando questo Outbreaker Tamiyo Field Researcher con la sua signature spell Aquitas Will, che in questo caso si va a proporre come un mazzo con una forte propensione aggro, sfruttando una delle tribe più elusive di tutto il panorama del formato. E se volete saperne qualcosa di più sull'Outbreaker, restate sintonizzati sul nostro canale o fate un salto all'associazione no profit Magic Kids, creatrice del formato, che cerca, grazie a questo progetto e a Magic in generale, di aiutare i bambini in difficoltà. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.